Questa è una videolezione di italiano per stranieri. Se stai studiando o imparando l'italiano, sei nel posto giusto. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul mio canale. In questa videolezione spiegherò 27 espressioni con il verbo avere che devi assolutamente conoscere. Queste sono espressioni molto comuni che non puoi non conoscere. In particolare in questo podcast partirò dalle espressioni più semplici e passerò poi alle espressioni conosciute solo dai madrelingua e dagli studenti a livello avanzato. Guardando questa videolezione imparerai 27 espressioni con il verbo avere che potrai usare quando parli in italiano. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alle prime espressioni. Round 1. Le prime 3 espressioni probabilmente le conosci già. Sono avere fame, avere sete e avere sonno. Facciamo subito un esempio con l'espressione avere fame. Ho fame, oggi non ho fatto colazione. Oppure un altro esempio potrebbe essere: stamattina non ho mangiato niente e ora ho fame. Invece un esempio con avere sete potrebbe essere: ho sete, non bevo da stamattina. Mi potresti dare un bicchiere d'acqua? Un esempio con l'espressione avere sonno potrebbe essere: ho sonno, ieri non ho dormito. Fin qui tutto ok, queste 3 espressioni sono abbastanza semplici e di solito vengono insegnate ai corsi di italiano per principianti. Però fai attenzione che i sostantivi fame e sete sono femminili. Quindi se per esempio vuoi rafforzare queste espressioni devi usare un aggettivo femminile. Per esempio puoi dire ho molta fame oppure ho molta sete. Tra parentesi, quando ero piccolo io e gli altri bambini facevamo il seguente scherzo. Se un bambino diceva ho sete, l'altro bambino rispondeva vai dal prete. Se un bambino diceva ho sonno, gli si rispondeva vai dal nonno. Quindi ho sete, vai dal prete. Ho sonno, vai dal nonno. Insomma, si davano queste risposte in rima che in teoria per i bambini erano divertenti. Ai miei tempi i bambini tra di loro rispondevano in questo modo, cioè davano delle risposte in rima che per loro erano divertenti. Allo stesso modo, se una persona chiedeva cos'è successo? Gli altri bambini rispondevano è caduto il nonno dal cesso. Ecco, ai miei tempi tra i bambini andava di moda questo tipo di umorismo, che poi in realtà rientra in quello che noi definiamo spirito di patate. Se ti stai chiedendo cosa sia lo spirito di patate, qui ti lascio la scheda di un video che ho fatto quando ero più giovane. Questo video è dedicato proprio al modo di dire spirito di patate, quindi se ti interessa dagli un'occhiata. Comunque sia, passiamo alle altre espressioni con il verbo avere. Round 2. In italiano esistono le espressioni avere ragione e avere torto. In particolare una è il contrario dell'altra. Ti faccio subito un esempio. Hai ragione, sono d'accordo con te. Anche secondo me è meglio fare così. Un esempio con l'espressione avere torto potrebbe essere: secondo me hai torto, stai dicendo delle cose sbagliate. Non sono per niente d'accordo con quello che stai dicendo. Come puoi vedere, le espressioni avere ragione e avere torto significano una il contrario dell'altra, cioè una persona che ha ragione non ha torto e viceversa. Ma passiamo alle altre espressioni con il verbo avere. Round 3. Probabilmente conosci le espressioni avere caldo e avere freddo. Anche queste di solito vengono insegnate abbastanza presto ai corsi di italiano. Spesso però gli stranieri che hanno imparato l'italiano come lingua straniera mi chiedono quale sia la differenza tra fa caldo e ho caldo. La differenza è questa. Fa caldo è una frase più generale ed esprime un dato oggettivo, cioè per tutte le persone è caldo, mentre invece ho caldo vuol dire per me in questo momento è caldo. Se vogliamo,
Fa caldo è un'espressione impersonale, mentre ho caldo è un'espressione un po' più personale. Lo stesso discorso vale per la differenza tra le espressioni fa freddo e ho freddo. Però mi raccomando, si dice fa freddo, non fa frecce. No, perché una volta c'era un signore italiano che continuava a dire fa frecce e ci ho messo un po' di tempo a capire cosa intendesse. Round 4. Un'altra espressione molto comune è avere fretta. Per esempio, se qualcuno vi ferma per strada per chiedervi qualcosa, ma voi dovete andare da qualche parte e siete già in ritardo e quindi non avete tempo per fermarvi, gli potete rispondere: scusi, ho fretta. Cosa significa? Scusi, non mi posso fermare, non ho tempo, devo fare presto. In altre parole, devo procedere rapidamente. La fretta fondamentalmente è la necessità oppure il desiderio di fare presto. Si può dire avere fretta oppure essere di fretta o andare di fretta. Quindi puoi dire in tre modi, puoi dire ho fretta, sono di fretta, vado di fretta. Quindi fai attenzione che se usi la variante con essere o la variante con andare, devi usare la preposizione di. Se usi il verbo avere, puoi anche aggiungere di più infinito. Per esempio, puoi dire ho fretta di tornare a casa, oppure ho fretta di finire questo lavoro. Con questa costruzione con la preposizione di più infinito, di solito la parola fretta si riferisce al desiderio di fare presto, non tanto alla necessità di fare presto. Quindi io una frase come ho fretta di tornare a casa la interpreto così: voglio tornare a casa il prima possibile. Round 5. Un'altra espressione con il verbo avere è avere fortuna e il suo contrario avere sfortuna. Una variante più colloquiale di avere sfortuna è avere sfiga. E fai attenzione che ho detto avere sfiga e non avere figa. Quindi mi raccomando, questa parola inizia con una S. La fortuna e la sfortuna o sfiga sono due concetti opposti, cioè una persona che ha fortuna non ha sfortuna e viceversa. Se dico che una persona ha sempre fortuna, voglio dire che le va sempre tutto bene. Se dico che una persona ha avuto fortuna, voglio dire che in una determinata situazione qualcosa le è andato bene. Avere sfortuna invece significa il contrario. Se dico che una persona ha sempre sfortuna o sfiga, voglio dire che le va sempre tutto male. Tra parentesi, parlando di sfortuna o sfiga, in italiano c'è un proverbio molto simpatico e divertente che è: le sfighe non vengono mai sole, oppure le sfighe non vengono mai da sole. Qui ti lascio la scheda di una videolezione che ho fatto su questo modo di dire. Mi raccomando, dalle un'occhiata così vedi com'ero da giovane. Round 6. Un'altra espressione con il verbo avere è avere successo. Ti faccio subito un esempio. Il progetto ha avuto successo. Cosa significa? Il progetto è andato bene. Allo stesso modo, se io dico a una persona sono sicuro che avrai successo, cosa voglio dire? Voglio dire che secondo me questa persona riuscirà a fare quello che vuole fare. Round 7. Poi c'è l'espressione avere importanza. Per esempio, se io dico questa cosa non ha importanza, cosa voglio dire? Voglio dire che questa cosa non è importante. Posso dire non è importante oppure posso dire non ha importanza. Non c'è nessuna differenza. Round 8. Poi c'è anche la locuzione avere luogo. Ti faccio subito un esempio. L'evento avrà luogo martedì alle 22. Cosa significa? L'evento sarà martedì alle 22. Un altro esempio potrebbe essere questo.
Ultimamente hanno avuto luogo diversi incidenti spiacevoli. Cosa significa? Ultimamente si sono verificati diversi incidenti spiacevoli. Round 9. Poi c'è l'espressione avere giudizio, che fondamentalmente significa essere ragionevoli, avere la capacità di ragionare in modo logico. Se vogliamo, una persona che ha giudizio è una persona saggia che non fa cose stupide o avventate. È una persona che prima di agire pensa. Poi in italiano si dice anche avere esperienza. Ti faccio subito un esempio. Quest'avvocato ha molta esperienza in questo settore. Cosa significa? Significa che questo avvocato in passato ha già lavorato in questo settore e quindi conosce bene questo settore. Un'altra espressione con avere è avere poca memoria. Per esempio, se io dico Laura ha poca memoria, cosa voglio dire? Voglio dire che Laura non ha una buona memoria, cioè ricorda male le cose. Oppure alcune cose non se le ricorda proprio. Cosa significa non se le ricorda proprio? Significa che non soltanto non ricorda i particolari, i dettagli di una determinata vicenda, ma non ricorda neanche che è successa una determinata cosa. Poi il verbo avere, ma questo forse lo sai già, può essere usato per le malattie e malori di vario tipo. Ti faccio alcuni esempi. Ho la febbre, ho l'influenza, ho la tosse, ho la bronchite, ho mal di testa, ho mal di pancia, ho mal di gola e così via. Insomma, hai capito il concetto e probabilmente alcune di queste espressioni le conosci già. Queste sono chiaramente le più comuni. Poi, se si tratta di una malattia specifica o particolare, una malattia X, si usa comunque il verbo avere. Un'altra espressione piuttosto comune è avere coraggio. Ti faccio un esempio. Martina è davvero coraggiosa. Ha molto coraggio. Ecco, in questo caso puoi usare il verbo essere e dire è coraggiosa, oppure puoi usare il verbo avere e dire ha coraggio. Un altro esempio con l'espressione avere coraggio potrebbe essere questo. Claudio non ha avuto coraggio e si è comportato da codardo. Cosa significa da codardo? Significa come un codardo. Non so se conosci questo modo di usare la preposizione da, comunque sia, con il verbo comportarsi si può usare la preposizione da e si possono dire frasi di questo tipo. Si è comportato da stupido, si è comportato da persona intelligente, si è comportato da vero amico, oppure, come in questo caso, si è comportato da codardo, e così via. Final round. Poi, da ultimo, ci sono 3 espressioni che si usano in modo simile, che sono avere paura, avere bisogno e avere voglia. Ti faccio subito un esempio con avere paura. Ho paura di ammalarmi, oppure ho paura di perdere il treno. Un esempio con avere bisogno potrebbe essere sono troppo stanco, ieri non ho dormito, ho bisogno di dormire. Un altro esempio potrebbe essere ho bisogno di parlare con Luigi. Cosa significa? Ho la necessità di parlare con Luigi. Devo parlare con Luigi. È necessario che io parli con Luigi. Un esempio con avere voglia potrebbe essere ho voglia di andare al mare. Un altro esempio potrebbe essere ho voglia di mangiare un gelato. Come puoi vedere, in questi esempi ho usato la preposizione di seguita da un verbo all'infinito. Quindi la costruzione propriamente è questa. Ecco, spero che queste espressioni ti siano piaciute. Se ti sono piaciute, mi raccomando, lascia un fantastico mi piace. Se non l'hai già fatto, ti consiglio vivamente di iscriverti al mio canale. Nel frattempo,
Qui in alto ti lascio un video che ti consiglio caldamente di guardare. Se vuoi migliorare il tuo italiano, mi raccomando, dagli un'occhiata.